Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo tutorial. Oggi impareremo a fare questo simpatico cestino all'uncinetto a forma di orsetto, ideale da usare come organizer portaoggetti o per riporre i giochi dei vostri bimbi. Per realizzarlo ci servirà un fondo in legno come questo, io ne ho usato uno da 20 cm, una matassa di cordino bobini da 5 mm, io ho usato il marrone, però potete usare qualsiasi colore, e poi un avanzo sempre di cordino di colore chiaro, quindi o bianco o beige. Ne servirà davvero poco solo per fare il musetto e l'interno delle orecchie. Un uncinetto, io ho usato il numero 6 per far passare all'inizio il cordino dentro i buchetti, fate la prova, deve entrare comodamente l'uncinetto, in seguito potrete aumentare magari con un 7 per fare il corpo del cestino. E ultimissima cosa, un pezzettino di filato nero o fettuccia oppure anche filato nero in lana, quello che avete a casa per riprodurre gli occhi e il nasino. Iniziamo rivestendo la base, quindi entriamo con l'uncinetto in un punto qualsiasi del nostro fondo e ci prendiamo il cordino, lo tiriamo fuori e facciamo un punto basso, mettendo sempre questo pezzettino che rimane dietro in modo da fermarlo dentro il lavoro. Andiamo avanti con una maglia bassa in ogni forellino del nostro fondo, tenendo sempre questa codina fissa qui dietro per nasconderla. Ricordatevi che, soprattutto in questo primo giro, dovrete lavorare molto morbidi senza tirare il lavoro. Intanto approfitto per invitarvi, se non l'avete già fatto, a iscrivervi al mio canale per non perdervi altri tutorial come questo. Velocizzo un po', ci vediamo direttamente alla fine del primo giro, che vi faccio vedere la chiusura. Nel frattempo potete stoppare o mandare avanti. Ecco qua, abbiamo finito il nostro primo giro di rivestimento del fondo e adesso vi faccio vedere come effettuare la chiusura. Sistemiamo un po' il cestino. Per fare la chiusura e passare direttamente al giro successivo, allunghiamo un po' questa asolina dove ho l'uncinetto. Adesso devo entrare in questo punto qui in mezzo, quindi non nel primo, ma nel secondo punto, al centro. E carico la mia asolina che ho allungato, me la porto dietro. La tengo bene ferma con un dito e entro con l'uncinetto nel punto sottostante. Entro proprio al centro, passando sotto tutti i fili, e mi tiro il mio cordino. Tiro il cordino e poi entro dentro il punto appunto che stavo tenendo, dentro l'asolina che tenevo con il dito. Una volta che ho caricato tutte e due le asoline, prendo di nuovo il filo e esco. Ed ecco qua, abbiamo fatto il nostro primo punto del secondo giro.
Adesso proseguo così per tutto il giro, sempre facendo dei punti bassi centrati, quindi entrerò al centro dei nostri punti e vado avanti fino alla fine del giro. Mi raccomando, guardate bene che dovete entrare al centro sotto tutte e due le asoline. Ed eccoci qua alla fine del nostro primo giro effettivo del corpo borsa, perché il primissimo era solo di rivestimento. Quindi facciamo la chiusura che vi ho fatto vedere prima, rivediamo, tiriamo un po' l'asolina in modo da essere comodi, entriamo non nel primo ma nel secondo punto al centro, agganciamo la nostra asolina, la tiriamo fuori dall'altra parte, la teniamo bene con l'indice, entriamo adesso con l'uncinetto dentro il punto sottostante al centro, passando sotto, ci carichiamo il nostro filo, entriamo nell'asolina che avevamo lasciato prima, carichiamo il filo e usciamo, ed ecco qui il nostro primo punto del secondo giro. Arrivati a questo punto dobbiamo mettere un marcapunti al lato opposto di dove abbiamo iniziato, diciamo. Così dopo ci orientiamo per fare il musetto dell'orsetto, in modo che sia il fronte e il retro sia quello con le chiusure, che seppur non si vedranno tanto, comunque si capisce, diciamo, la giuntura. Ci verrà più facile fare il musetto dall'altra parte. Quindi una volta messo il marcapunti andiamo avanti ad eseguire i punti bassi centrati fino a 2 punti prima del marcapunti. Lo schema del nostro musetto sarà 4 6 6 6 4. Vi metto qui la foto in piccolo così potete vedere, e quindi ci dobbiamo fermare a 2 punti prima del marcapunti per iniziare i nostri 4 punti di colore diverso o più chiaro. Prendo quindi il mio cordino più chiaro, entro con l'uncinetto nel successivo punto sempre al centro, ma al posto di caricare il filo marrone prendo il cordino bianco e mi carico questo, lasciando sempre una piccola codina, e faccio il punto col mio filo bianco. Nel primo punto ho dimenticato di farlo, ma ricordatevi sempre che dovrete portarvi tutti quanti i fili da nascondere dentro al lavoro, quindi entro nel secondo punto, carico il filo bianco tenendo sempre gli altri fili in mezzo in modo che poi non si vedranno. Faccio il secondo punto, tolgo il marcapunti e faccio gli altri 2. Adesso dovrò riprendere il mio filato marrone. Io per comodità quello bianco me lo porterò dietro per tutto il giro, anche perché il cestino non è grandissimo e quindi non vado a sprecare tanto filato. Però se volete, per risparmiare filato e per un lavoro più facile, potete tagliare il filo bianco e riprenderlo a ogni giro.
Una volta arrivati qui faccio la mia solita chiusura che ovviamente dovrò fare a ogni giro, quindi allungo un po' l'asolina, entro con l'uncinetto dal retro sempre nel secondo punto, al centro, mi carico l'asolina, entro con l'uncinetto nel punto sottostante al centro, ricordatevi che il filo bianco va sempre tenuto sopra in modo da nascondere, carico l'asolina e tiro il filo e ho fatto il primo punto del terzo giro. Quindi vado avanti sempre con il filato marrone fino ad arrivare a un punto prima dell'inizio del musetto. Una volta arrivati qua, adesso per questo giro i nostri punti bianchi saranno 6, quindi uno dopo e uno prima. Quindi ricambio di nuovo filo, lascio sempre il marrone davanti e faccio 6 punti bianchi. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso ricambio di nuovo filo e quindi prendo il marrone, lascio sempre il bianco sotto per nascondere e vado avanti fino alla chiusura. Procedo con la mia solita chiusura, che spero ormai abbiate già imparato a fare, ma se così non fosse potete tornare indietro alla chiusura precedente e rivedere quel passaggio. Eccoci qui arrivati al terzo giro del musetto, quindi del cordino bianco. Anche qui saranno 6, quindi riprendo il cordino bianco e faccio 6 punti, sia per questo giro che per il prossimo saranno 6. Per questo giro vi ho saltato la spiegazione della chiusura per non annoiarvi, quindi siamo direttamente al quarto giro del musetto e saranno sempre 6 ovviamente.
Eccoci qui all'ultimo giro del musetto bianco, quindi qui torneremo a farne 4 sempre, quindi il primo sarà marrone, 4 bianchi e poi continueremo col marrone, come abbiamo fatto nel primo giro del musetto. A questo punto con il cordino bianco abbiamo finito, quindi possiamo tagliarlo. Procediamo solo con quello marrone. A questo punto sono al 7° giro totale dall'inizio del cestino e adesso andrò avanti a fare giri marroni per 4 volte, quindi 4 giri marroni sopra il musetto bianco. In totale saranno 10 giri. Una volta completati i 4 giri marroni andremo a fare le orecchie. Per fare le orecchie dobbiamo un attimino lasciar stare questa chiusura che abbiamo già iniziato per il prossimo giro e andare a riprenderci il cordino bianco per fare le orecchiette. Per fare le nostre orecchie dovremo scegliere la posizione ideale. Io ho contato 7 punti dalla fine del musetto, quindi per fare quello destro mi distanzierò di 7 punti. 2 sono per distanziare e 5 sono quelli che mi servono per fare l'orecchio, quindi 7 in totale. Conto quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e in questo punto infilo il mio uncinetto. Mi tiro il cordino, sempre lasciando una piccola codina, faccio un punto basso e nei successivi 3 punti andrò a fare 3 punti alti. Quindi avvolgo il cordino all'uncinetto, entro nel punto successivo, prendo il filo, esco da 2, riprendo il filo, esco dagli altri 2. Faccio un altro punto alto, avvolgo il filo, prendo il filo, esco da 2, prendo il filo, esco da 2 e infine un altro sempre punto alto. E infine per chiudere entro, sempre al centro ovviamente, e faccio un punto bassissimo. Adesso posso tagliare il filo. Faccio passare il filo, lo tiro un po' e inserendo l'uncinetto dal retro lo faccio passare da dietro, così poi lo nascondiamo. Ed ecco qua la nostra prima orecchietta, cioè l'interno dell'orecchietta, è pronta. Questo filo lo posso tagliare, lo nasconderò in seguito con il filato marrone. Quindi dall'altra parte, dato che lavoro in senso orario, togliendo i 5 punti dell'orecchio, devo iniziare dopo 2 punti, quindi mi infilo nel terzo punto e prendo il cordino bianco e andrò a fare la stessa cosa che ho fatto dall'altra parte, quindi un punto basso, 3 punti alti e dopo chiudo con un punto bassissimo. Taglio il filo, lo tiro fuori e lo recupero dal retro come ho fatto dall'altra parte.
Una volta finita anche la seconda orecchietta, torno al mio filato marrone che avevo lasciato così con la chiusura e il primo punto dell'ultimo giro, e quindi continuo facendo dei punti bassi. Arrivati qui dove inizia l'orecchio, lavorerò in costa retro, quindi entrerò qui dentro prendendo solo la parte dietro del filo bianco e vado avanti con delle maglie basse. Vi faccio rivedere nel prossimo punto, entro solo nel retro. Mi tengo dietro i fili bianchi per nasconderli e procedo con dei punti bassi centrati fino ad arrivare all'altro orecchio. Quindi uguale come prima, entro solo nella costa retro e procedo con delle maglie basse. Finisco con la mia solita chiusura, a cui seguirà dopo un giro di maglie bassissime per, diciamo, rifinire il bordino del nostro lavoro. Quindi una volta fatta la chiusura, mi infilo non nel primo ma nel secondo punto, facendo attenzione a entrare in tutte e due le asoline che troverò qui dietro. Vedete queste due, quindi entro da sopra e prendo tutte e due e faccio un punto bassissimo. Procedo anche nel prossimo, sempre con un punto bassissimo, e vado avanti così per tutto il lavoro con punti bassissimi. Arrivati alla fine, questa volta la chiusura sarà diversa, quindi tagliamo il filo, tiriamo fuori, entriamo qui in questo punto e ricreiamo praticamente la nostra chiusura sopra la nostra maglia, entrando qui dentro e tirando fuori. E così abbiamo ricreato la nostra chiusura invisibile. Questo filo che rimane possiamo andare a nasconderlo dentro il lavoro. Ed ecco qua il nostro cestino con cordino all'uncinetto orsetto è pronto. Io ho già fatto gli occhietti e il nasino con la fettuccia nera che vi avevo mostrato all'inizio,
ma potrete farla in tanti modi, anche con del filato di lana se volete. Vi basterà entrare col lago avanti e indietro e ricreare questi occhietti che io ho fatto chiusi, però volendo si possono fare anche aperti facendo semplicemente dei cerchi magici come questo, con dei punti circolari per fare un occhietto tondo aperto, col cordino bianco per fare la pupilla, oppure semplicemente così. Oppure con del feltro nero o con della stoffa come questo qui che vi ho messo in miniatura. E per questo tutorial è tutto, grazie per aver guardato e se volete iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!